Ragazzi, quello che vedete alle mie spalle è capace di alimentare tranquillamente mezzo appartamento. Si tratta della Ferry P280, una power station veramente molto interessante con una potenza di 2048 Wh, ovvero 2 kW belli pieni. Ma una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di essere componibile, di fatto possiamo estenderla con altre 4 batterie per arrivare alla cifra mostruosa di 10 kWh. E in queste settimane non mi sono limitato praticamente a caricare solamente lo smartphone, ma ho provato ad attaccarci un po' di tutto, anche dispositivi che consumano parecchio, per capire soprattutto una cosa: una power station può davvero sostituire in caso di emergenza la rete elettrica, e soprattutto 800 euro li vale totalmente? Perché come sempre sulla carta i numeri sono veramente sensazionali, ma a noi interessa sapere come funziona realmente, quindi lanciamo la nostra sigla. Bene ragazzi, benvenuti qua su Life and Tech con un nuovo video, e appunto prima di iniziare voglio ricordarvi di mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno. La maggior parte di voi non è iscritto al canale e così facendo sosterrete appieno tutta la community Life and Tech per portarvi quanti più prodotti e recensioni direttamente non solo su YouTube ma anche sugli altri miei canali social verticali con dei reel, contenuti, sconti e promozioni. In primis voglio parlarvi di cosa c'è all'interno della scatola, quindi quando l'acquistate, l'aprite, ci sono due scatole che la tengono ben salda con la propria copertura tutta in polistirolo e il manualetto di istruzioni. Abbiamo il cavo di alimentazione per andare a ricaricarla direttamente in casa fino a 1800 watt, quindi una super potenza che richiede veramente pochissimo tempo per la ricarica. E inoltre abbiamo gli attacchi TX90 per utilizzarlo con ovviamente dei dispositivi quali ad esempio dei pannelli solari, sempre per la ricarica. Ma partiamo da una cosa fondamentale: questa non è una classica power station, ma è una power station che oltre a immagazzinare 2048 Wh è veramente una power station che è in grado di alimentare non solo dispositivi quali smartphone o notebook, ma anche elettrodomestici grazie a un inverter a onda sinusoidale che è capace di erogare 2800 watt in maniera continuativa. Come ho appena detto, vuol dire che puoi collegare praticamente simultaneamente diversi dispositivi, anche forni a microonde, frigoriferi, televisori, phone. Io ne ho collegate addirittura due in contemporanea. L'importante è che state sotto i 2800 watt. Data appunto la potenza e la pesantezza, perché ragazzi alla fin fine stiamo parlando sì di un dispositivo portatile, ma dovete prendere in considerazione i 21 kg che ragazzi sono veramente tanti. Ovviamente abbiamo due maniglioni sul lato sinistro e destro per portarla in giro, ma in ogni caso dovete considerare che è pensata per un utilizzo sì o in viaggio, nei camper o comunque un utilizzo trasportabile, ma non effettivamente da mettere nello zaino e fare chilometri e passeggiate. I suoi utilizzi sono veramente di più disparati per appunto utilizzarla in camper come appena detto, ma secondo me l'utilizzo che effettivamente ha senso, dato appunto le guerre e tutto quello che sta succedendo, insomma bisogna prepararsi in qualche modo, potrebbe essere necessario avere un dispositivo di emergenza in casa qualora dovesse saltare la corrente, blackout soprattutto estivi, o comunque volete tranquillamente avere qualche cosa per avere rete elettrica e soprattutto luce, elettricità qualora aveste bisogno. Questa sicuramente è un'ottima alternativa. Ritornando al concetto del design, ragazzi, là potete vedere è un design molto sobrio ma soprattutto molto funzionale. Abbiamo tutti i pulsanti ben accessibili e soprattutto con la loro scritta che differenzia effettivamente il suo utilizzo. La cosa molto interessante è che sono tutti accessibili e addirittura il power button, ovvero il pulsante di accensione, è ben visibile sulla parte frontale. Sempre sulla parte frontale abbiamo tutti gli attacchi con le USB-C, abbiamo due USB-C 20 watt più due USB-C con la power delivery a 140 watt, e questo secondo me sono veramente una genialata perché ci permette di ricaricare nel mio caso il MacBook Pro alla massima potenza e avere il conteggio del wattaggio di quanto effettivamente non solo sta caricando ma sta erogando la power station sempre sotto controllo. E tutto questo appunto lo possiamo vedere dal display digitale ben visibile anche alla luce del sole, dove mostra la percentuale della batteria, la parte delle ore rimanenti per quanto riguarda la ricarica e soprattutto il sistema di input e output che aiuta a capire quanto tempo rimane per la carica oppure quanto tempo ci rimane per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia già immagazzinata. Insieme all'USB-C abbiamo due attacchi USB-A con 5 volt 2,4 A. Questi attacchi sono
sono molto più veloci e possiamo utilizzarle magari per ricaricare delle power bank o magari per connettere diversi dispositivi a LED che richiedono effettivamente non la USB-C ma la USB-A, quindi qualora voi le aveste e non sono proprio di ultima generazione, queste potrebbero fare il caso vostro. Nella parte frontale abbiamo gli attacchi in DC con 12 volt a 3 A, compresi gli accendisigari, che possono essere utilizzati anche per ricaricare la power station fino a 120 watt, ma per quanto riguarda l'autonomia e i tempi di ricarica ne parliamo tra poco. Sul lato destro abbiamo 3 prese da 220-240 volt, le classiche Schuko per intenderci, capaci di utilizzare tutti i dispositivi che abbiamo tranquillamente in casa. Mentre sulla parte sinistra abbiamo l'attacco in AC, quello per ricaricarla a 1800 watt, ovviamente con la corrente di casa, e inoltre gli attacchi XT90 capaci di essere utilizzati a 600 watt l'uno, quindi fino a 1200 watt per la ricarica con pannelli solari. Arriviamo adesso alla parte più interessante, perché la Ferri P280 è capace quindi di erogare 2800 watt e per farci un'idea un asciugacapelli prende circa 1500-2000 watt. Una macchina del caffè o un forno a microonde può tranquillamente assorbire fino a 1000 watt o nel mio caso 1200 watt. Ed è qui che è stata la parte più interessante, perché nei miei test delle power station fatti in precedenza ho effettivamente provato diversi dispositivi ma non ho mai collegato ad esempio un forno a microonde o un frigorifero perché la potenza non era abbastanza, appunto non riusciva a sostenere l'energia che aveva bisogno. In questo caso ragazzi il problema non sussiste ed è una delle particolarità di questa P280. Di fatto se compriamo una power station di circa 1000-1200 watt avremo sempre quel classico problema del capire se la potenza è abbastanza e soprattutto se l'elettrodomestico funziona a pieno regime e se ed è capace di erogare praticamente la potenza necessaria per funzionare. In questo caso ragazzi con la P280 questo problema praticamente non sussiste e la maggior parte delle volte, circa il 90% delle volte, non vi porrete neanche questo tipo di problema. La tecnologia utilizzata per le batterie sono delle LFP, ovvero del litio ferro fosfato. La particolarità delle LFP che troviamo addirittura installate su autoveicoli è la capacità di mantenere fino a 4000 cicli in questo caso, quindi un'alta soglia di mantenimento della percentuale di carica e come appena detto Ferri ci rassicura fino a 4000 cicli di ricarica che effettivamente mantiene l'80% della vita della batteria. Per fare un breve calcolo è come se andaste a ricaricare la batteria almeno una volta al giorno per i prossimi 10 anni. Ovviamente non significa che dopo 10 anni la batteria è completamente morta, ma questa è la soglia di garanzia per mantenimento della batteria sulla soglia dell'80%. Ovviamente la batteria è garantita fino a questa soglia, successivamente, in questo caso dopo i 4000 cicli, la percentuale scenderà come le classiche batterie che abbiamo al litio. Però ragazzi, 4000 cicli sono veramente tanti e questo fa capire effettivamente che questa batteria è un prodotto che sicuramente non è una cosa usa e getta, ma qualcosa che comprate e lo utilizzate in caso di emergenza o comunque nel caso voi vogliate utilizzarle sul vostro camper, sappiate che potete tenerla tranquillamente per anni e anni a venire. Adesso parliamo di una delle caratteristiche che abbiamo parlato all'inizio video, secondo me più interessanti di questa batteria e che difficilmente riusciamo a trovare in questo mercato, ovvero l'espandibilità, perché come abbiamo detto la batteria ha 2048 Wh che può arrivare effettivamente fino a 10 kW, per la precisione 10.240 Wh. Per arrivare a questa soglia ovviamente possiamo aggiungere a questa batteria fino a un massimo di altre 4 batterie, ovviamente il peso effettivamente diventa eccessivo, ma questo vi fa capire come questo prodotto può essere realizzabile non solo come stand alone, ma addirittura come riserva e batterie di accumulo, ad esempio per casa, dovesse saltare la luce per diversi giorni, comunque 10 kW sono più che abbastanza per andare a coprire effettivamente il fabbisogno che potreste avere in caso di emergenza. Ovviamente non vi dico che è una scelta molto economica perché effettivamente ha un costo molto importante, ma comunque sappiate che nella maggior parte dei casi questa batteria stand alone va già bene com'è e magari potete pensare prossimamente in un futuro di andare a comprare una batteria espandibile qual caso magari dovesse perdere un po' di capacità della batteria o comunque se aveste bisogno di più energia sappiate che potete contare su questo prodotto ed espandere tranquillamente la potenza energetica. E adesso parliamo della parte di ricarica, perché ovviamente sì, avete 2048 Wh, ma se ci mette 250 giorni per essere ricaricata capite che non è molto sostenibile. In questo caso questo non è assolutamente il problema, perché di fatto in corrente AC
può arrivare fino a 1800 watt, il che ci permette di ricaricarla dallo 0 all'80% in solamente un'ora, e qualora doveste arrivare al 100% in altra mezz'ora, quindi un'ora e mezzo totale dallo 0 allo 100% con corrente AC fino a 1800 watt. Abbiamo altre diverse alternative, come abbiamo detto 1200 watt grazie agli attacchi XT90 per ricaricarlo col pannello solare, e non sono veramente pochi. Come sapete, io di solito utilizzo un pannello solare da 200 watt, ovviamente non è abbastanza, ma la questione del pannello solare è un po' diversa perché dipende dall'angolazione, dipende dal momento, dipende dalla stagione e soprattutto dal sole, se è presente, se è nuvoloso. Insomma, quei 1200 watt sono difficilmente raggiungibili, ma questo vi fa capire che la portata di questa power station comunque può tranquillamente gestire fino a 1200 watt per la questione dei pannelli solari. La cosa molto interessante, attaccandola in AC, ovviamente potete scegliere quale effettivamente è la portata di ricarica. Qui le scelte possono andare da 600 a 900 watt, a 1200, 1500 watt o a 1800 watt. Questo che cosa ci permette di fare? Qualora noi avessimo una portata energetica molto limitata, magari in una zona, ad esempio il campeggio, eccetera, o comunque non volete ricaricarla sempre alla massima potenza e quindi andare magari a stressare ulteriormente la batteria, ma volete tranquillamente andarla a ricaricare con un basso wattaggio per non andare a sforzare effettivamente la batteria, potete scegliere il wattaggio massimo che più vi piace. Un'altra possibilità è utilizzarla con gli accendisigari, quindi andarla a ricaricarla in macchina o comunque con gli attacchi da 12 volte a 3 ampere. In questo caso raggiungete 120 watt, ma la parte di ricarica ne soffrirà parecchio perché una ricarica completa richiede circa 17 ore. Quindi diciamo che il sistema funziona, ma non è particolarmente il più celere che potete utilizzare. Un'altra funzionalità molto interessante è il sistema di UPS, ovvero quel sistema che viene in caso di emergenza qualora dovesse saltare la corrente e attaccate ad esempio dei NAS o magari la connessione internet con un modem, insomma tutta la parte che se dovesse esserci un blackout e voi avete l'esigenza che debba essere appunto connessa alla rete elettrica, potete gestire. E in quel caso, ragazzi, funziona veramente bene perché il tempo di passaggio appunto in caso di blackout è veramente risicato. Stiamo parlando di poco più di 10 millisecondi, quindi anche questa potrebbe essere una valida alternativa e un'ottima soluzione per questo utilizzo. Ed infine una cosa molto interessante che potete utilizzare oppure no, ma io l'ho utilizzata perché effettivamente rende tutta l'esperienza utente ancora più completa, ovvero l'app da utilizzare su questa power station. Una volta registrati appunto qualche dato all'interno dell'app, potete avere accesso praticamente a tutte le funzionalità, ad esempio accendere la luce, vedere quanto tempo rimanente appunto richiede per la ricarica, quanto sta utilizzando, appunto quanto sta assorbendo un determinato dispositivo, il tutto calcolato ovviamente su ogni singola porta, quindi un qualcosa molto semplice da utilizzare, sia wifi e anche bluetooth, in modo tale che anche se non si trovi effettivamente davanti a voi o nella zona limitrofa, potete tranquillamente controllare e andare a accendere e spegnere direttamente diverse porte e interruttori direttamente dall'app del vostro telefono. Adesso veniamo alle mie conclusioni finali, perché ho trovato molto interessante questo prodotto e in questo caso la Fairy P280 ha superato le mie aspettative, perché le sue caratteristiche non sono soltanto qualcosa che troviamo su un foglio di carta scritto, ma effettivamente si sono rivelate veritiere. D'altra parte, ragazzi, dovete considerare il fattore peso, perché 21,5 kg non sono pochi, è un prodotto sì trasportabile, ma non è portatile. Io questo prodotto lo vedo in una situazione domestica, in viaggio, nei lunghi viaggi, nei camper, nei van, comunque chi ha bisogno di tanta potenza di energia e può sostenere la questione peso. Quindi se avete bisogno di portarvela in giro, magari anche nello zaino o portarla nel carrellino, magari opterei per qualcosa di un pochino più piccolo. In ogni caso, ragazzi, trovate tutto quanto all'interno del box in descrizione e trovate tutti i dettagli con i codici sconto, i link per andare direttamente ad acquistarla, e addirittura vi posso già dire che ci sono sempre un sacco di promozioni in atto direttamente sul loro sito, quindi andate ad
darci un'occhiata perché c'è veramente un mondo con un sacco di prodotti da scoprire appunto di iFairy. In ogni caso, se avete qualsiasi tipo di domanda, informazione o dubbio, scrivetemi direttamente qua sotto nei commenti e sarò felice di rispondere a tutte le vostre richieste e eventuali dubbi. Bene ragazzi, anche il video di oggi finisce qui. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella prima di aggiornare su tutti i video che usciranno. Inoltre vi ricordo le pagine Facebook, Instagram e TikTok dove trovate un sacco di contenuti, reel, promozioni, sconti, stories, insomma un sacco di contenuti che non trovate direttamente sul canale di YouTube. In ogni caso vi ricordo che ci sono gli shorts di YouTube e lì potete andare tranquillamente a visitarli cliccando sul mio canale qua sotto. Nel frattempo ragazzi, io vi saluto e noi ci rivediamo sempre qua su Life Tech con un nuovo video, unboxing, recensione o chi più ne ha più ne metta. Ciao ragazzi, alla prossima!